Nell'estate 1987 avevo quasi 34 anni, la metà di quelli che ho adesso, e non ero mai stato all'estero, se non nel 1976, a Monte Carlo, con la 500, la mia prima auto. Non ero mai andato a Vienna, Parigi o Londra, e in quel momento lì ho deciso di cambiare passo. E in 2 settimane ho fatto passaporto, visto turistico, le valigie e sono partito per il Giappone. Lì, per visitare gli antichi templi, lo si doveva fare a piedi nudi. E il contatto, l'esperienza del contatto dei miei piedi col legno secolare delle travi inserite nei pavimenti mi ha trasmesso un'emozione e un qualcosa che non ho più dimenticato. Da lì in poi non ho più accettato che il legno venga bistrattato con delle vernici chimiche che lo snaturano. Ho cominciato a sperimentare cere, oli vegetali, sapone. Ho anche osato presentare dei complementi d'arredo grezzi, solamente levigati, perché volevo che più persone possibili provassero la gioia dell'accarezzare o toccare, sentire il legno nella sua forma naturale, meglio se caratterizzato dalla patina del tempo. Non ho più accettato che esistano. Vi ho raccontato queste cose perché fa parte del mio DNA, una delle caratteristiche che ho notato che mi appartengono, l'amore per il legno, per la natura, e il rifiuto per tutto ciò che è falso, tutto quello che vuole apparire, quello che non è. E poi sono arrivata io. Nel 2006 la ricerca di un materiale naturale come il legno, ma innovativo come un legno che addirittura si cuce, porta Luciano a scoprire l'azienda di Alberto. Alberto è un signore eccezionale che ha avuto il coraggio di inseguire un sogno. Ha solo la quinta elementare, ma il suo ingegno e la sua profonda conoscenza, la sua profonda curiosità, lo portano a mettere a punto un processo innovativo grazie al quale riesce a rendere malleabile e addirittura cucibile e imbottibile il tranciato di legno. Io che ho incontrato Alberto, mi sono licenziata in tronco per accompagnarlo in questo suo sogno. Conosco così Luciano, imprenditore che esce dagli schemi, che investe in ricerca, in bellezza e in unicità e si rifiuta di fare quello che fanno gli altri. Le 2 aziende così realizzano insieme dei prodotti eccezionali che vengono anche esposti in una mostra alla Triennale di Milano nel 2007. Già il titolo, Surprising Wood, preannunciava le opere di ingegno sorprendenti che avremmo trovato lì esposte, come questa cintura in legno di gelso. Un attimo, abbiate pazienza, ma devo cercare di non far cadere l'attrezzatura che ho dietro, che si piega, si può arrotolare, si può annodare ed è anche cucita. La vita fa scivolare via velocemente gli anni e i tanti viaggi che adoro fare fin da bambina mi fanno assaporare sempre più bellezza. Capisco che la bellezza è diversità e che la diversità è ricchezza. Che la natura, i popoli, tutti i paesi vanno proprio amati e rispettati, ognuno nella sua diversità. Ed è per questo che adoro cambiare meta ogni anno, proprio per la ricerca del bello e del diverso, ma c'è un'unica città alla quale non mi stanco mai di tornare: Venezia. Questo luogo è in grado di trasmettermi un'energia che sento come una grande medicina, in grado di alleviare i momenti anche più bui della mia vita. Mi aiuta a superare anche la perdita prematura dei miei genitori. Ed è proprio nel 2011, quando muore mio padre, che mi ritrovo ad abbandonare il mondo del legno e del design per prendere in mano l'attività di famiglia. Quello che non abbandono mai però è la ricerca del bello, l'amore per il bello, e quindi decido nel 2016 di visitare la Biennale di Architettura di Venezia. Inaspettatamente Luciano mi telefona e mi propone di visitarla insieme. In quei giorni la mia vita privata era in rivoluzione e cominciava ad esserlo anche quella professionale. Ricevo una richiesta di un incarico da parte di un imprenditore, un investitore che aveva accesso alle bricole.
Sono quei pali che sono immersi a gruppi di 3 nella laguna di Venezia per segnalare i canali navigabili alle imbarcazioni. Ecco, questo imprenditore voleva trasformarle in mobili di design e voleva che mi incaricassi di seguire questa impresa. Io mi sono rifiutato perché, precisando che esiste già un'azienda che è leader in questo settore, che già da anni faceva questi mobili, queste cose. Però questo rifiuto dell'incarico mi ha fatto scattare alcune riflessioni. Così ho cominciato a pensare che le bricole non sono l'unico materiale che a Venezia viene scartato, viene cambiato, che era bello sì recuperarlo, però sarebbe stato ghettizzante fare un'azienda con un solo materiale. E così comincio a pensare che Murano, con gli scarti dei suoi vetri, potrebbe essere una miniera inesauribile. Penso che i vaporetti cambiano regolarmente le cime con le quali attraccano. E quindi comincio a pensare di recuperare svariati pezzi di Venezia. Poi penso anche che Venezia è, come tutti sappiamo, una città amata, desiderata come meta turistica da tutti, però i turisti che vi arrivano non trovano un'adeguata offerta di souvenir di qualità materica ed estetica pari alla qualità della città, che è fantastica. E quindi penso ai souvenir e alla bricola, però dico anche fare solo souvenir è ghettizzante. E mi immagino di aggiungere altri oggetti utili alla persona da poter vendere anche svincolati da Venezia stessa. Mi immagino anche di incaricare per i progetti, per il disegno di questi oggetti, i miei amici designer che avevo collezionato negli anni. E rimango molto meravigliato, molto sorpreso dall'entusiasmo col quale questi affermati professionisti carichi di impegni di lavoro già di loro accettano immediatamente e con entusiasmo di progettare per una start-up ancora sconosciuta. E io sento parlare giorno dopo giorno Luciano di questi pezzi che voleva salvare, trasformandoli in oggetti di design. E più lui ne parla, più io mi innamoro dell'uomo e dell'idea. Grazie. Io di Venezia sono sempre stata innamorata fin da piccola, perché date le mie origini mezze tedesche e mezze comasche, ogni qualvolta arrivavano i parenti da lontano, la magia di Venezia era un dono dovuto da fare loro, e così si partiva per questa città unica al mondo, per questa bolla sospesa nel tempo. E lì mi trovo a ritornare sempre, anno dopo anno, perché lì respiro bellezza, che non è solo la magia che colgono i miei occhi, ma è soprattutto la sensazione di benessere che questa città mi lasciava. Dopo, scusatevi all'emozione, praticamente respirare venezianità, eccellenza, alto artigianato, mi fa star bene. E di rientro a casa vedevo anche i miei problemi come più piccoli. Insomma, sento parlare Luciano del progetto, lo vedo nascere, prendere forma e così cominciano a brillarmi gli occhi. Sì, perché Luciano non stava solo parlando di produrre questi oggetti con un legno, cioè con un materiale che ambedue amavamo molto, il legno, ma di recuperare un legno esausto, appunto questo delle vecchie bricole. Che avevano vissuto per anni nella laguna di Venezia, e mi è sembrato meraviglioso, proprio perché potevamo produrre questi oggetti senza tagliare gli alberi, senza così deforestare e senza quindi infliggere un'ulteriore ferita al nostro pianeta. Così torna, utilizzando questo legno scarto, viene ridonata una seconda vita a questi oggetti, una seconda chance. E poi Luciano aveva conosciuto Gianluca, presidente della cooperativa sociale Futura, e stava pensando di affidare la più parte delle lavorazioni proprio a questa realtà che reintegra nel mondo del lavoro 60 ragazzi disagiati. Ragazzi diversi, o come preferisco chiamarli io, unici.
persone con svantaggio sociale o fisico. Quindi io che appartengo scusa. Il mio sostegno. No, è una cosa che mi tocca molto, perché io che appartengo al mondo di queste persone meno fortunate per un problema che ho fin dalla nascita, mi sento toccata nel profondo. E così guardo Luciano e gli dico: Luciano, tu devi lasciare stare tutto il resto, ed è qui che ti devi concentrare. Comincio a pensare al nome da dare a questa nuova attività. Ed essendo Venezia una città amata in tutto il mondo a livello universale, ho pensato che doveva essere in inglese la lingua straniera più conosciuta, più parlata nel mondo. E quindi Pezzi di Venezia, che mi aveva inizialmente ispirato, diventa Pieces of Venice. Nasce così una delle prime benefit company del nord-est d'Italia, sicuramente la prima che si occupa di sostenibilità e di vivibilità, di turismo consapevole che faccia del bene ai veneziani, ai turisti e alle persone meno fortunate di noi. Parte così la nostra avventura imprenditoriale. Insieme nella vita e ora anche nel lavoro, Luciano ed io però non volevamo fare l'ennesima impresa che guardasse solo al profitto, ma desideravamo perseguire l'obiettivo di generare valore, mettendo al centro il benessere proprio di territorio e di persone. Così creiamo la squadra e decidiamo di circondarci di persone e realtà affini a noi, con il nostro stesso entusiasmo e che volessero perseguire proprio questa via della sostenibilità. Nascono così le collaborazioni più felici con persone e realtà che ad oggi sostengono il progetto. La bellezza, così come la intendiamo noi, volevamo proprio che facesse parte di questa avventura imprenditoriale. E questo decidiamo di farlo proprio circondandoci di persone con i valori, con i nostri valori nel loro DNA. Inoltre questo progetto ci dava l'occasione di mettere Venezia al centro dei nostri interessi, esplorare la città, conoscere proprio da vicino i suoi luoghi, i suoi abitanti. E così pensiamo anche che questa città straordinaria, che nasce dalle acque ormai 1600 anni fa, è permeata di primati e di eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Luoghi pieni di storia, di cultura e di arte. Così decidiamo di raccontarli, perché per noi la bellezza era anche condivisione e condividere ci rendeva felici. Decidiamo così che i nomi dei nostri oggetti dovevano essere sempre indirizzi di Venezia, così da spingere gli amanti della città o i turisti che ci acquistavano i prodotti a fuoriuscire dai classici percorsi che tutti quanti noi conosciamo, tipo Rialto e San Marco, e di andare alla scoperta proprio di una Venezia più autentica. Volevamo condividere quello che stavamo vivendo e scoprendo noi, da vecchie librerie a musei, ristoranti, antiche farmacie, chiese e dipinti. Insomma, volevamo che il nostro fosse anche un progetto di trasmissione culturale. Al progetto però mancava ancora qualcosa, mancava far diventare l'acquirente parte attiva. Con Karin incontriamo Nicola, il presidente della Onlus Masegni Inizioleti, un'associazione che mette al centro la cura del territorio, della città, l'essere sempre in ordine la città e questi ragazzi nel loro tempo istituiscono delle giornate di pulizia e liberano la città dai graffiti e dalla plastica soprattutto. Ecco che abbiamo trovato il nostro anello mancante. Decidiamo così di donare a questa associazione una parte dei nostri proventi, un nostro modo per dire grazie alla città e restituirle parte del tanto che ci stava donando. Sì, e poi c'erano i segnali, le coincidenze, tutto portava a Venezia. Quando nel 2017 nasce il nostro progetto, avevamo appena acquistato casa e sapete dove siamo andati ad abitare? Beh, nell'abitazione che fu dei discendenti di un doge veneziano, il 67esimo per l'esattezza, il doge Cristoforo Moro.
E così quando i nostri vicini di casa, Francesco e Gabriella, ce lo raccontarono e come benvenuto ci regalarono un piatto con lo stemma dogale della famiglia Moro, beh, ci vennero i brividi. E così seguivamo un flusso di eventi, di incontri e tutto quanto ci portava a Venezia. Un altro incontro fortunato, ad esempio, è stato quello con Alberto Tosofei, che è uno scrittore, saggista e un profondo conoscitore proprio di Venezia, dei suoi misteri, delle leggende, dei luoghi. Beh, insomma, Alberto, quando lo abbiamo contattato, conosceva già il nostro progetto e ne era rimasto colpito. Così è salito a bordo con noi pieno di entusiasmo e a oggi è il narratore ufficiale della nostra realtà e ci sta aiutando proprio con lo storytelling, così da rafforzare proprio questo obiettivo che avevamo di trasmissione culturale. Insomma, seguendo questo percorso di bellezza, di passione, sono arrivate tante soddisfazioni, tra cui anche quella di essere annoverate tra i Green Heroes, gli eroi verdi di Alessandro Gassman. Il noto attore e regista negli ultimi anni è diventato anche un attivista impegnato nella lotta contro i cambiamenti climatici. E quindi lui ha deciso di scrivere un libro perché ha raccolto tante storie di imprese come la nostra che hanno messo al centro il recupero e il benessere del territorio e delle persone. E con questo libro lui racconta proprio di un'Italia che si impegna, che non rimane ferma a guardare, ma con un diverso modo di fare impresa ci dimostra che le soluzioni ai tanti problemi ambientali già ci sono. C'è ad esempio chi mette a punto dei materiali edili che derivano dallo scarto del riso. Così si possono costruire delle case a impatto zero che non hanno bisogno né di essere riscaldate né di essere raffreddate. Oppure c'è chi mette a punto delle pitture con lo scarto dello yogurt, pitture che sono in grado di assorbire l'inquinamento e addirittura neutralizzano il Covid. Aziende agricole che producono rispettando i tempi della natura, creando economia circolare a emissioni zero. Insomma, si può avere molta soddisfazione e anche ritorno economico e con tanto entusiasmo il libro di Gassman questo ce lo dimostra ed è quello che vorremmo anche noi oggi che siamo qui su questo palco, dirvi che insieme si può e se tutti insieme perseguiamo questa strada di bellezza, di sostenibilità, di cura per l'ambiente, per le persone, un mondo migliore è possibile. Il segreto è di avere una visione a lungo termine e non girarci dall'altra parte e non coltivare sempre questa cultura dell'indifferenza, ma iniziare ad agire, perché insieme si può fare. Scusate, a quanti ci chiedono cos'è per noi la sostenibilità, noi cari ed io rispondiamo che è mettere al centro delle proprie azioni anche imprenditoriali la cura e il benessere delle persone e del territorio, perché un mondo sostenibile e vivibile, fatto di bellezza e rispetto, è possibile. Concludo con un ricordo che risale ho iniziato parlando dell'87, concludo con un ricordo che risale a 2 anni prima, quando un avvocato tedesco mi disse: Luciano, ricorda, se puoi. E vista la mia faccia perplessa, continuò dicendomi: sì, Luciano, prova a dirmi qualcosa che realmente hai voluto e non hai potuto fare. Ma devi realmente averlo voluto. Beh, dal 1985 ho cominciato a fare sogni realizzabili. Insomma, se avete un sogno, osate. Se volete un mondo migliore, impegnatevi. E se volete essere felici, fate ciò che vi appassiona e che vi fa star bene. E state attenti ai segnali.
Coglieteli e seguite il flusso e abbiate anche un po' di incoscienza nel buttarvi, e anche se tutti quanti dicono che è da folli. Fare la cosa che vi appassiona e che vi fa star bene porta sempre con sé una grande bellezza. Grazie. Grazie.